Ciao ragazzi, sono Fabio di Moveo. Oggi affronteremo l'argomento dello spurgo dei freni. Iniziamo con lo spurgo di un impianto Shimano. Seguitemi e andiamo in officina. Allora ragazzi, oggi andiamo a spiegarvi lo spurgo dei freni Shimano da strada. In questo caso abbiamo un impianto che è dato dalla leva e pinza Shimano Integra. Il metodo di spurgo che vi faccio vedere oggi è identico anche per quanto riguarda il Dura-Ace e anche per quanto riguarda lo Shimano 105. Cambia ovviamente sugli impianti di ultima generazione, quindi quelli 12 velocità, in cui ormai tutti sapete la pinza è mutata molto ed è mutato anche il sistema di spurgo e la valvola di spurgo, che usa una tecnologia già utilizzata da Shimano su alcuni impianti da mountain bike. In ogni caso, ricordatevi sempre che Shimano utilizza olio minerale. In questo caso noi abbiamo l'olio minerale originale di Shimano. Vi consiglio sempre di utilizzare dei prodotti originali, nel senso che se il produttore del vostro impianto frenante ha un suo specifico olio, cioè se esce un olio marcato con lo stesso nome dello stesso brand dell'impianto che montate, vi consiglio di utilizzare quello, così come facciamo noi qua in officina. Bene, cosa vi serve? Vi serve appunto, in questo caso, olio minerale Shimano, una siringa di spurgo, in questo caso anche la siringa di spurgo che vado ad utilizzare io la potete trovare tranquillamente sul nostro sito, è un kit di spurgo, ok? Dopodiché andremo a utilizzare questo adattatore particolare che serve per andare a installare il bicchierino di Shimano, ok, detto anche, nominato anche funnel, su tutte le leve Road, perché come vedete ha un punto di avvitamento, un diametro di avvitamento molto maggiore rispetto al bicchierino. Quindi noi utilizzeremo questo, sul quale andremo poi ad appoggiare il classico, ad avvitare il classico bicchierino di Shimano per gli spurghi. Infine, che cosa ci serve? Ci serve una chiave del set per andare a aprire la valvola e una chiave a brugola del 2 per andare a aprire la valvola di spurgo posizionata sulla sommità della leva. Iniziamo. Allora, prepariamo tutto per il nostro spurgo innanzitutto, quindi tiriamo indietro il nostro coprileva, andiamo a togliere le pastiglie, e con un cacciavite togliamo il perno. Ok. In tutti i kit di spurgo sono presenti dei distanziali, in questo caso, anche in questo caso, noi andiamo a installare un distanziale originale Shimano e lo andremo a mettere tra i pistoni della pinza. Se vedete che non entra è perché i pistoni sono leggermente fuori, quindi prendete un levagomme in plastica, ok? Ricordatevi che i pistoni sono molto fragili e andate a premere a far rientrare i pistoni. Riavvitiamo il perno. Quando togliete questa vita ricordatevi sempre di togliere anche l'o-ring
che rimane sulla sommità della vite. Senza questo ring, ovviamente, se perdete questo ring, ovviamente il vostro impianto potrà perdere olio e soprattutto inglobare aria. Andiamo a avvitare il bicchierino, ok, lo avvitate tranquillamente a mano. Ok, cercate di far uscire il più possibile le bolle d'aria che si sono immagazzinate all'interno della siringa. Andiamo preventivamente a smollare la vite che era già mollissima, in questo caso. Dopodiché dobbiamo andare a inclinare la bicicletta in modo che questo lato della pinza, ok, sia parallelo, posto parallelo al terreno, al suolo, quindi in questo modo. Apriamo la valvola di spurgo e spingiamo dentro l'olio. Diamo un'occhiata alla quantità di bolle che escono. Ok. A questo punto abbiamo visto che l'olio spinto all'interno non ha più nemmeno una bolla. E la frenata appare già soddisfacente. Prendete la chiave e andate a picchiettare leggermente sul serbatoio per far uscire le ultime bolle presenti. Vedete che è uscita ancora una bolla. Ok. A questo punto io provo a simulare un po' le condizioni più disparate in cui può venire a ritrovarsi la nostra bici, vedete? Se io inclino, vedete che favorisco ancora l'uscita delle ultime residue bolle d'aria. Per fare questo lavoro prendetevi tempo, la sicurezza non è mai troppa. Buono. A questo punto non escono più bolle. Blocco la mia bici. Prendo questo, diciamo, questo fermo, questo blocco, questo tappo, lo inserisco all'interno del funnel, è quello che mi impedisce ovviamente la fuoriuscita d'olio, e svito il tutto.
Ok. Inserisco il nostro tappo. Non serve avvitarlo da buoi, ma va semplicemente appoggiato. Quando ingaggia il filetto, fermatevi. Riverifico la frenata, vedete che è bella, bella pronta, bella secca. Quindi direi che lo spurgo è stato effettuato alla perfezione. Disinserisco la nostra siringa, ovviamente tirando, aspirando l'olio in modo che non venga dispersa neanche una goccia. Ok. Verifico sempre la chiusura. Prima di reinserire pastiglia, ricoprire la cuffia della leva, pulite tutto con un prodotto specifico. In questo caso noi usiamo qui in officina il Disc Brake Cleaner di McCoff, che è perfetto, non lascia alcun residuo, si asciuga subito. Ok. Stessa cosa facciamo anche sulla pinza. Ecco, non preoccupatevi anche se rimane qualche residuo del disc brake cleaner, perché è fatto apposta, cioè è fondamentalmente alcol isopropilico, quindi evapora e non va a rovinare né dischi né pastiglie. Come vedete la nostra pinza è stata riportata alle condizioni originali di pinza nuova, è bella pulita, i pistoni sono perfetti, sono dentro, ok? Prima ovviamente di reinserire, andiamo a verificare le pastiglie, a che punto sono le pastiglie. In questo caso abbiamo delle pastiglie che sono a un livello di usura pari al 50%, ok? Se ovviamente ritenete opportuno potete mettere delle pastiglie nuove, altrimenti con delle pastiglie con questo livello di usura, vedete, potete ancora tranquillamente, in tutta tranquillità, girare. Le pastiglie Shimano ovviamente hanno una parte right e una parte left, quindi right va messo a destra, e inseriamo in questo modo, riavvitiamo il perno, mettiamo una spina di sicurezza e a questo punto lo spurgo è finito. Ragazzi, quello che vi ho fatto vedere è lo spurgo dei freni Shimano, in questo caso freni Roda, si tratta dell'Ultegra. Come avete visto non è una procedura molto difficile, è una procedura che ognuno di voi a casa propria può fare. Mi raccomando però, prendetevi del tempo per farla e le prime volte, se non l'avete mai fatto, prima di prendere la bicicletta e andare in giro, provate e riprovate che la frenata sia idonea, ok? Quindi che la bicicletta freni. Lo spurgo è un'operazione non difficile ma molto delicata nella manutenzione della bicicletta, quindi se non siete sicuri piuttosto riprovate, rifate la procedura, oppure ovviamente rivolgetevi al vostro meccanico di fiducia. Ciao!